Signori, oggi è il primo video che faccio post recensione dei nuovi processori Intel Core Ultra e quindi vediamo di capire più o meno che tipo di andazzo prenderà più o meno la scelta per l'utente finale, perché cerchiamo di capire appunto a voi utenti finali quello che succederà e quello che secondo me consiglio alla fine della fiera, quello che come dovreste muovervi nel caso. Poi ovviamente qui ambasciatore non porta pena e ovviamente tante delusioni, tante conferme, tante speranze. Vediamo. Buon salve a tutti e bentornati qui su Rama95 YouTube, l'unico canale tecnico che si parla di tecnologia in maniera strana e alternativa. Bentornati a tutti e buon salve a tutti. Oggi, come vi ho già detto, parliamo appunto della nuova situazione in mercato di processori. Ovviamente quello che è successo, ormai praticamente le somme sono quasi finalmente tirate, tra poco usciranno i processori Ryzen X3D, però che comunque già sappiamo a grandi linee quello che ci aspetteremo in persone da loro. Intanto ne approfitto per ricordarvi che sabato 16 novembre alle ore 14 inizierà la ramatona sul canale Viola, quindi ovviamente sotto in descrizione sono tutti i link e tutti gli altri social, e ovviamente poi i nuovi processori sia Intel che AMD e le nuove schede madri sia Intel che AMD le trovate tutti nei nostri canali Telegram dell'offerta, quindi sotto ci sono tutti i link che vi servono per poter acquistare i nuovi processori e le nuove schede madri al miglior prezzo possibile da Amazon e non solo. Quest'anno, a differenza degli altri anni e a differenza del video che feci qualche tempo fa, posso permettermi di dire che grazie al contributo di chi mi ha permesso di poter mettere mano a questi processori, ho provato con mano effettivamente cosa vuol dire sentire un salto generazionale da una generazione all'altra, step by step. Questo ovviamente ti permette di darti un po' più di visione 360 e capire effettivamente poi quanto vale un salto generazionale uno utente. Ovviamente parlando di prove su mano, non si sente ma c'è tipo un elicottero tipo volando a 3 cm dal mio tetto, meraviglioso. Ovviamente parlando di prove, noi abbiamo provato il Ryzen 9 9900X e poi ovviamente gli Intel Core Ultra, quindi abbiamo preso in esame ovviamente Ultra 5 e Ultra 9, quindi i processori che poi appunto avete rivisto nei nostri video sia miei che del buon Saditech. Ovviamente chi è rimasto molto deluso? Partiamo dal presupposto, i gamer. Ora, mettiamoci di fronte al fatto che i gamer sembra che sono fan del numero a schermo. Qualsiasi cosa tu gli dia deve fare più numero grosso di quell'altro per essere meglio. Anche se fa 2 su 2000 è meglio di quella. Questa è la logica di base dei gamer medio. Purtroppo non è offensiva, ma è un dato di fatto. E ovviamente queste differenze diventano più marcate ovviamente in determinate circostanze, soprattutto nei carichi ovviamente a basso dettaglio grafico e ovviamente è a bassa risoluzione, e vi mostrano 2, 300, 400, 500, 600 frame. Ovviamente vedete questi grossi numeroni che però alla fine dell'atto pratico poi non ritroverete mai nella realtà, perché ovviamente quando poi uno compra un determinato processore difficilmente poi si limita a giocare al dettaglio minimo 720p con l'FSR in qualità, in prestazioni, per cercare di spremere ogni singolo frame dal processore per essere il più competitivo possibile. Ovviamente questo no, perché molto probabilmente poi tanta gente magari appunto utilizza sì il preset competitivo, però è un preset che non è detto che poi appunto sia il preset quello minimo, oppure magari appunto ha delle altre difficoltà, oppure magari appunto questo numero non si ripresenta perché appunto utilizzi delle RAM completamente differenti di quelle appunto che utilizzano i recensori. Quindi insomma vabbè, ci sono una marea di casi che possono entrare in campo nel momento in cui facciamo i benchmark e nel momento in cui poi l'utente finale decide di comprare questo. Però comunque appunto i gamer, sta di fatto che sia dai Ryzen 9000 non X3D, Ryzen 9000 e dai Intel Core Ultra non sono rimasti entusiasti, ma credo che non c'era neanche tanto da pensare, perché comunque se te ti interessa il miglior processore attualmente sul mercato che dia il meglio di sé nell'ambito giochi, ovviamente è il 7800 X3D, punto. Finché non uscirà il 9800 X3D, lui rimane per ora il re di quell'ambito, ma non è il migliore in assoluto, ma rimane il più interessante perché ha un rapporto prestazioni per costo sicuramente più interessante rispetto ad altri della fascia top. Con l'arrivo appunto di queste nuove generazioni, la prima cosa che arriva ovviamente arriva il famoso, come vi ho già detto in un altro video, il famoso richiamo generazionale. Questo richiamo generazionale ovviamente quando si crea? Si crea praticamente nel momento in cui arrivano nuovi processori sul mercato con nuove feature, nuove prestazioni, nuove funzionalità, in certi casi una diversa architettura. Guardiamo gli Intel e ovviamente questo si crea curiosità, interesse e soprattutto magari chi nel computer non solo gioca, ovviamente uno si guarda. E ovviamente non tutti, siccome non tutti fanno un cambio di processore di generazione in generazione, molti soprattutto quelli che vengono da generazioni un pochino più vecchie, sono interessati magari appunto a valutare un eventuale cambio di processore. Ovviamente però secondo me c'è uno scaglione dove appunto dove sotto il quale ha un senso essere interessati a un richiamo, sopra invece secondo me va da caso a caso, ma secondo me uno poi alla fine può anche valutare di non farlo. Infatti andiamo ad analizzare questi casi per vedere appunto poi una cosa generalistica, poi bisognerebbe valutare un singolo caso, di che singolo caso sarebbe un film e non un video, e quindi diventerebbe inutilmente lungo. Secondo me intanto il primo caso di gente che potrebbe essere richiamata generazionalmente è il fatto che da ora in poi non si parla più di DDR4, o perlomeno sul nuovo DDR4 Phoenix.
Fine, basta. L'ultima che ha tirato i remi per DDR4 è stata appunto Intel, con l'ultimo giro di Intel con i 14.000. Da ora in poi niente più di DDR4 sulle nuove piattaforme. Quindi ovviamente chi sta in questo momento su DDR4 potrebbe essere interessato a un upgrade. A patto ovviamente bisogna valutare la CPU che ha addosso. Però per la maggior parte delle persone che hanno DDR4 e molto probabilmente hanno una CPU relativamente non modernissima, potrebbero valutare eventualmente di dire ok, faccio il cambio totale di piattaforma e prendo e mi salto in avanti. Però è anche bisogna valutare una cosa: attualmente io sottoscritto sono su DDR4 e DDR4 per ora non ha dei veri e propri malefici nei confronti di DDR5 tanto da rendere ovviamente necessario l'upgrade, 1, e 2, non ci sono programmi o software o qualsiasi altra tipologia di roba che giri solo e esclusivamente su DDR5. Quindi anche qui ovviamente non c'è questa cosa. E come potete vedere tranquillamente per i giochi che gioco, le live che faccio decisamente anche piuttosto spinte come qualità a livello di bitrate e quant'altro, e i video che edito non sento il peso dell'assenza delle prestazioni di DDR5 per il momento. Quindi DDR5, DDR4 sì, può essere uno scaglione di interesse per fare un cambio generazionale, ma non è il vero e proprio, secondo me, primario. Però è uno dei grandi gruppi che poi possono portare eventualmente a un richiamo generazionale. Ovviamente il vero richiamo generazionale arriva dal processore. Secondo me adesso, allo stato attuale, per chi ha una CPU dalla generazione Intel 11.000 a scendere, chi viene da Ryzen 3.000 a scendere, potrebbe essere interessato a fare un upgrade. Comunque parliamoci chiaro, Intel con la serie 11.000 non è che abbia brillato moltissimo, cioè tolto l'11600K, che è stato forse l'unico processore che aveva senso fra tutti quelli, il resto è stato un po' un mezzo disastro. Non è mai stata una serie che abbiamo mai apprezzato, non è mai stata una serie che i recensori e comunque anche gli utenti non hanno molto apprezzato. Comunque sta di fatto che qualcuno ha comunque acquistato anche dei processori top di gamma, comunque processori della serie 11 comunque sono stati acquistati in buona vasca, e questo ovviamente porta al fatto che ad oggi, secondo me, processori appunto dalla serie 11.000 a scendere potrebbero iniziare a essere, diciamo così, un po' a fine vita operativa, e di conseguenza chi possiede uno di questi processori potrebbe essere interessato a fare ovviamente un salto generazionale in avanti per passare a una nuova generazione di processori, che sia di AMD o che sia di Intel, ed è una cosa corretta. Però è anche vero che ad oggi non è detto che sia obbligatorio, perché comunque chi ha un esempio, uno dei processori più interessanti che viene in mente tra quelli che potrebbero essere considerati vecchi, il 10850K 10 core 20 thread, tanta roba di processore, perché comunque per chi lavora con tanti carichi in produttività e quant'altro sicuramente potrebbe essere un'ottima CPU. Però è anche vero che ad oggi ormai 10 core 20 thread del 10950 del 10850K o del 10900K sono tranquillamente ritrovabili in processori molto più economici e molto meno energivori, ecco, se possiamo passare il termine anche lì. Comunque sì, ad oggi sono processori sicuramente molto più interessanti. Stessa cosa anche con delle leggende pietre miliari. Ad oggi tipo Ryzen 5 3006 è il processore che ha fatto la storia di Ryzen, e comunque parlandoci chiaro, ad oggi ormai non è un processore che sicuramente non è più la giovane donna al ballo, un processore che ha dato tanto, può ancora dare, magari con un po' di overclock possiamo ancora guadagnare qualcosina in più, però sicuramente sì, ormai anche su quello chi ha un Ryzen 5 3006 potrebbe iniziare a pensare che forse magari è giunta l'ora di passare a qualcosa di più. Nulla vieta che fortunatamente sei su M4, nulla vieta che se non sei economicamente forte e non hai questa grossa disponibilità puoi anche pensare di venderti il processore e prenderti magari, sfruttando o Amazon o AliExpress, di comprarti il 5700X 3D e avere comunque un upgrade per poter continuare ad andare avanti e fare sostanzialmente un salto generazionale senza fare de facto un salto generazionale. Per quanto riguarda invece la parte ovviamente di chi non è interessato al richiamo, quindi ovvero chi viene da Ryzen 5000 o dagli Intel serie LGA 1700, lì la cosa è ben diversa, perché comunque ad oggi siamo su dei processori che ancora oggi dicono la loro. Parliamoci chiaro, 5700X3D è un processore che secondo me ancora può avere senso, non hai bisogno di grandi richiami, secondo me se stai bene lì dove stai bene lì dove stai, punto. Il 5950X è un processore che se devi lavorare va una madonna, e quindi ovviamente perché cambiarselo, e i Ryzen 7000 sono praticamente dei Ryzen 9000 con un 10% meno prestazioni, quindi se ce l'hai perché dovresti cambiarlo per guadagnare il 10% più di prestazioni? Non avrebbe alcun tipo di senso. Infatti parliamoci chiaro, io ad oggi non sono ancora usciti i 9800X 3D, però mi aspetto chiaramente che dove il 7800X 3D mi faceva 100 frame, il 9800X 3D me ne farà 108, 112, 115, ma non mi aspetto che me ne faccia tanti di più, capite? Questo è quello che mi aspetto. E quindi ovviamente che se 7800X 3D perché te lo devi stare cambiando? No, per me rimani lì dove sei, punto. Ma anche con gli altri processori uguale, cioè non farei questi grandi cambi. Come del resto anche su Intel, se c'è comunque un 13600K, 14600K, sono processori che ancora oggi vanno una spada, vanno fortissimo, e non mi sentirei di cambiarlo ad oggi, almeno che appunto non vuoi fare un cambio di utilizzo del PC. Esempio lampante, hai un 12400F, un processore che è stato straacquistato e penso è stato uno degli 5 più venduti di questi ultimi anni. Questo processore ovviamente è un ottimo processore per fare un utilizzo normale, un utilizzo gaming, puoi abbinarlo a diverse schede video anche di fascia
fascia abbastanza alta e senza preoccuparti di incappare nel bottleneck. Ovviamente però potrebbe capitare che un ragazzo appunto mai c'ha questo bel PC e tutto il colpo però decide di streamare. Sicuramente lo streaming con un secolo 12 thread ad oggi inizia a essere un po' strettino, inizia a dirti ma magari forse un 8 core 12 thread sarebbe la cosa migliore per poter streamare, però se stesso Intel e non vuoi farti il cambio di piattaforma ti dico guarda, puoi fare una cosa bella, ti vendi 12004 e ti prendi o un 13004 o un 14400F, che sono comunque processori che in gaming non vanno tanto vanno leggermente meglio rispetto al 124, perché come abbiamo visto col video tra il 134 e il 124, il 134 va leggermente meglio, in certi casi va praticamente uguale, ma guadagni un sacco di prestazioni in produttività, quindi hai molta più con l'hyperthreading più elevato, ovviamente puoi parallelizzare meglio il carico, quindi di conseguenza perdi meno nell'andare appunto a fare lo streaming. Quindi se tu vuoi fare una live, sicuramente puoi fare una cosa del genere, non vai a sconvolgere troppo la tua piattaforma, che comunque se hai una scheda madre che riesce a reggere un 12.4, riuscirei a reggere anche un 13.4 o un 14.4. E questo è uno di quei casi appunto in cui dici ok, cambi proprio il tipo di target di utilizzo del PC. Nella generalità delle cose ad oggi, secondo me appunto, come vi ho già detto, se avete il processore tra quelli appunto che escludo dal fare l'upgrade e vi trovate bene dove siete, potete tranquillamente evitare di fare upgrade. Se avete un 5600, se avete un 7600, avete un Ryzen 7700, un i5 13SK, un i9, un i7, quello che vi pare, e vi trovate bene allo stato attuale, state tranquilli che per i prossimi 3-4 anni andrete bene uguale, non avete problemi, almeno che non esca qualcosa di strano, qualche roba, qualche software particolare, qualche programma particolare che vi serve e che funziona bene soltanto con un determinato tipo di processore, il che mi sembra ovviamente strano perché sarebbe letteralmente a tagliarsi le gambe subito, perché se un programma lavora solo bene con un determinato processore o con un determinato tipo di RAM, sapete bene che è un programma che avrà poca vita, perché vuol dire letteralmente che è tagliarsi praticamente un sacco di fette delle clientela. Però salvo robe strane, questi comunque sono processori che ancora andranno forte e non mi sento di dire ragazzi cambiatelo, perché comunque chi ha un PC top di gamma, tranquillamente i suoi 7-8 anni se li fa tranquillamente, anche 10, se poi alla fiera sei una persona che comunque sa anche sfruttare al massimo l'hardware di cui possiede. Quindi i top di gamma quanto possono andare tranquilli, e ad oggi ripeto, chi ha uno di questi processori qui e si trova bene lì dov'è, non farei ovviamente cambiamenti. Se invece sei una persona che proviene dalla generazione quella appunto che dico dall'11.000 a scendere, da 3.000 a scendere, sì, puoi valutare upgrade, ma anche lì dico, se una persona mi dice ho il mio 11.900K, per quanto possa essere un professore brutto per certi versi, mi trovo bene, perché devi starti, non sei obbligato a cambiare, se ti trovi bene, perché l'amor di Dio, vai benissimo, non c'è, sei interessato magari, sì, perché magari sei interessato, però se non ti senti nella necessità totale di fare questo cambiamento, te alla fine, anzi, tutt'altro, cioè, boh, vai bene. Quindi la corsa agli armamenti che a volte ci mettono in bocca tante persone o comunque tante aziende è una corsa molto relativa, ragazzi. Cerchiamo di essere realistici, perché comunque, mi riferisco ai gamer, cercate di essere realistici, perché quando vedete a schermo che quello fa più FPS di quell'altro, cercate anche di vedere la differenza di quelli frame e in base al numero di quello, se la differenza è di 30 frame ma gli frame medi sono 800, 30 frame su 800 è nulla, anche perché poi dovete anche prendere il realismo dell'hardware in sé. Se voi avete uno schermo da 240 Hz 800 frame, ve ne fate niente, non servono a nulla, perché tanto di 240 un ne vedete, fate quello che vi pare, potete fare anche le macumbe, i riti voodoo, quello che vi pare, non ne vedrete mai 800 frame, più di 140 un andato. Cercate di essere realistici. Se il processore che avete fa 10 frame in meno rispetto a 7800 X3D, sti cavoli, quante ne fa 7800 X3D? Ne fa 180, te ne fai 170, e che te ne frega, sono sempre 170 frame, vanno benissimo, tranquilli. Non vuol dire che se lui è il migliore, ok, se lui è il migliore in quel campo, nel campo del gaming, va bene, ma non vuol dire che gli altri sono da schifo. Cerchiamo di essere realistici, non vi fate mettere ansia nell'upgrade che non vi serve. Se voi avete campato bene col processore che avete adesso, se voi avete il vostro bel 7600 pagato 110 euro su AliExpress con una bellissima 7800 XT o una 4070 Super, e vi siete trovati bene finora, non è che fra 2 anni quel processore inizierà a fare 3 frame, andrete bene avanti per altri 2-3 anni tranquillamente, ma anche oltre, non ci sono problemi. Cerchiamo di essere realistici in queste cose, non facciamo mettere ansia. Ci sono processori generazioni di processori di cui c'è necessità, magari ho il bisogno di fare il cambio generazionale, ok, ma per chi sta in processori molto recenti, che sia DDR4 o DDR5, ma sono processori recenti, state tranquilli, non ci sono problemi. Tra DDR4 e DDR5 c'è differenza? Sì, ma è così netta che ne vale la pena fare il cambio? No, se sei su DDR4 e stai bene con DDR4 non devi fare il cambio, stai tranquillo, non ti mettere ansia, state tranquilli ragazzi, non perdete troppo. Cerchiamo di essere realistici. Questi processori sono processori interessanti, non sarà, soprattutto i Core Ultra non sono stati i migliori, i Core Ultra non hanno brillato tantissimo, i Core Ultra dovranno migliorarsi, ci sono stati tanti problemi sia dal lato
lato BIOS che lato dei software, i driver che non si installavano, Windows che dà problemi con le schede madri. È normale, questi processori andrebbero rivisti fra un paio di mesi con tutto aggiornato, tutto fissato, magari riescono ad andare meglio, però per il momento stato attuale sono così, non hanno proprio brillato. Ci sono i momenti in cui vanno veramente forte, ho visto un sacco di benchmark dove facevano quasi il doppio rispetto a un 14.9K e andavano meglio di tutti, però non è una costante, quindi ovviamente anche lì il buon Saddi vi ha dato i link a tutti i benchmark di produttività, non di gaming, produttività, quindi dove appunto vedete dove appunto il Core Ultra 9 va meglio in quei determinati campi, quindi cercate, se siete interessati in un determinato campo ve lo andate a cercare e vedete qual è il miglior processore in quel campo, e di conseguenza se proprio volete farvi il PC da zero per quel campo scegliete il processore che è lì risulta essere il mio. Quindi state tranquilli ragazzi, cercate di non farvi prendere dall'ansia, dalla paura delle perdite di prestazioni, della novità, del fatto che ora ci sono le N più nei processori. Tranquilli, come ne abbiamo fatto a meno ora ne faremo a meno dopo. Non è un discorso di non comprare roba del genere, no, semplicemente comprate se ne avete bisogno, non comprate per gola, non comprate per ansia, comprate se ne avete veramente bisogno e se dovete fare ovviamente un cambio generazionale importante. Signori, fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate, commentate, condividete e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!